Allora, ragazzi della rete Civa, benvenuti. Dalle Marche, Porto San Giorgio, un saluto a voi. Intanto vogliamo ringraziare Giuliano, che è il creatore di questa situazione, per la possibilità di trasmettere questa ricetta, che è una vera ricetta italiana, a voi che siete gli ambasciatori della nostra cultura in quel della Baia di San Francisco. Quindi adesso Aurelio Damiani, voi magari non lo conoscete, ma qui in Italia non ha bisogno di presentazioni, è un vero maestro e ha voluto fare la ricetta in diretta per voi. Ragazzi, la parola a Aurelio. Ciao a tutti. Allora, io comincerei con il preparare il ragù. Nel nostro c'è anatra, c'è rigaglie di pollo, c'è il muscolo del manzo, diciamo un mix di carni e forse meno macinato, nel senso che poi alla fine questo sugo è più diluito, quindi si presta a preparare questo vincisgrasso senza l'ausilio della besciamella, quindi è solo sugo e un po' di parmigiano. Procediamo. La prima cosa da fare è scaldare una pentola con dell'olio e quando l'olio sarà caldo cominceremo a mettere le carni, farle rosolare. Poi aggiungeremo le verdure, in questo caso sedano, carote e cipolla. Quando è tutto bello, diciamo rosolato, sfumiamo con il vino e mettiamo il pomodoro e gli aromi. In questo caso oltre pepe, cannella, noce moscata e chiodo di garofano, oltre al giusto sale. Domanda Aurelio, vino bianco anziché vino rosso? Sì, vino bianco, assolutamente. Assolutamente vino bianco. Perché il rosso concentrerebbe il colore che già il pomodoro di per sé dà. Intanto se è scaldato io comincio a mettere il costato del manzo, il muscolo, l'anatra, e questi sono i durelli di un'oca. Aspettiamo che si rosola bene questa carne, poi aggiungeremo il macinato e da ultimo il fegato. Perché uno prima, uno dopo? Perché non posso mettere tutti insieme, cioè solo ma solo una questione di volume, non di tempi di cottura? No, assolutamente. Ok, molto bene. Perché dopodiché io devo domandare, scusate ragazzi. Dopodiché avremo circa 2 ore di cottura. Aurelio, ora delle Marche, ora di San Francisco. Ora di San Francisco 2 ore. Ok, a questo punto io metterei le altre carni. La salsiccia, che verrà anche sbriciolata. E questa è carne macinata di manzo. Quindi Aurelio, in buona sostanza noi stiamo mettendo 4 tipologie di carni diverse. Sì. In questo. E se ce l'avessimo metteremo anche magari un pezzettino di agnello, non sarebbe male. Ah! Adesso la facciamo un non po' più light, un po' più estiva come situazione. È giunto il momento di mettere i fegati. A questo punto andiamo ad aggiungere le verdure, le cipolle, le carote, e il sedano. Mettiamo un po' di sale. Mi passi il pepe? Sì, tutti e entrambi. Questo è quello segreto, la miscela. Non possiamo dirvi di cosa si tratta, ragazzi. E pepe? No, è noce moscata. Noce moscata. E chiodo di garofano. E adesso anche un pizzico di pepe. Una domanda che ti voglio fare, che sicuramente vorranno sapere, cioè tu a questa cosa qua, che è ricetta tradizionale marchigiana, aggiungi qualcosa di tuo? Di tuo?
O tu rispetti la ricetta com'è? Mia nonna faceva così, mia madre faceva La così, nonna faceva così, quindi Aurelio fa così. Aurelio fa così. Ok. Rivisitare significa fare qualcosa di diverso. Sì. Se dobbiamo andare alle origini, E questa è. qua. A posto. Se no facciamo lasagnetta. Lasagnetta no. Noi facciamo il vincisgrasso. Ok. A questo punto andiamo a sfumare con il vino. Verdicchio dei Castelli di Iesi. Vabbè, certo. Va giusto. Dobbiamo attendere che evapora il vino, dopodiché aggiungiamo il pomodoro. In questo caso è un San Marzano. Il profumo è inebriante. Mi dispiace. Sì. Infatti, purtroppo, capito, il video non può catturare questa cosa, ma Speriamo il che profumo presto, è qualcosa di meraviglioso, ragazzi. Presto la tecnologia ci permette di trasferire oltre le immagini anche i profumi. Ecco. Magari quelli. Giuliano, lavora su questa cosa qua. Cerchiamo di catturare anche questo sul video, ok? Che stai a fare? Fa il lavoro tuo, no? Adesso a questo punto dobbiamo attendere un paio d'ore che la carne sia ben cotta, che si stacchi dalle ossa, perché noi dopo col coltello dobbiamo tagliarla e rimetterla all'interno a far parte del condimento, diciamo, dei vincisgrassi. Andiamo a pescare anche un po' di verdure. Bene, possiamo passare alla fase successiva. Chi è che ha dimestichezza può stendere col matterello la sfoglia. Una volta allessata va asciugata. Questa l'hai fatta tu, Aurelio? Il mio matterello, Bravo. che prima o poi ti farò classica teglia da forno, e cominciamo a preparare, diciamo, la lasagna che poi andrà nel forno per una ventina di minuti a 180 gradi. Ora una domanda. Sì. Ci sono più strati, ma c'è una quantità di strati consigliata? Meno di Sette. 7 Il strati. sono 7 strati. 7 strati, ragazzi. Meno di quello non potete accettarlo. Di più, vabbè, vogliamo abbondare. No, io ho visto un filmato qualche tempo fa che veniva dall'America ed era più o meno parmigiano reggiano. E andiamo col secondo. Pizzico di parmigiano e andiamo col terzo. Aurelio, per la sfoglia consigli un tipo di farina in particolare? No, diciamo la classica sfoglia è fatta con una farina di grano tenero 00 e ogni chilogrammo di farina 10 uova. Ragazzi, io ho appena fatto pranzo, ma mi è già venuta la fame di nuovo, ve lo posso garantire. E voilà. Ci siamo. Siamo pronti per andare in forno.
ha un profumo questa cosa qua, non potete capire. Cioè, riesci a sentire il profumo, Giuliano? Ne passati i piatti, profumo. Giuliano, vuoi favorire? Scusami. Non infierire. Ciao. Saluti ragazzi. Ciao. Saluti dalle Marche. Mua.